seguente ciclo pittorico è articolato in 8 dipinti, eseguiti con colori ad olio su tela, e scaturisce da un percorso di riflessioni personali maturate nel tempo sui possibili significati attribuibili alla vita stessa e alla realtà ultima che si cela dietro a ogni cosa. Questo impulso intuitivo alla ricerca continua mi ha spinta nel corso degli anni a cercare risposte possibili in più direzioni, acquisendo informazioni che fossero adeguate di volta in volta alla mia capacità di comprensione attraverso le esperienze vissute in prima persona, la lettura di testi interculturali inerenti tali argomenti, calandomi in contesti socioculturali impegnati nello studio e divulgazione di atti che illustrano come le influenze esercitate a vari livelli dal contesto storico, sociale e culturale sul singolo individuo determini il suo stato di salute o di malattia. Ho implementato tecniche pratiche di sperimentazione del campo quantico informato, costituente l'universo, da cui la nostra mente capta tutte le informazioni necessarie per la sopravvivenza e l'aggiornamento individuale del sapere. Nel momento in cui, nel bel mezzo della mia vita, ho sentito l'esigenza di tornare a dipingere, è nata spontanea l'idea di rappresentare me stessa, poiché ancor prima di questo progetto vi era un chiaro intento di voler raccontare per mezzo di immagini qualcosa di personale, d'autentico, frutto di esperienza diretta e perciò vero, almeno per me. Il volto riflette inequivocabilmente il tipo di pensieri che abitano la mente umana e perciò ho scelto di raffigurare solo questa parte di me. Ho considerato il bianco e nero per esprimere le parti più esoteriche di questo viaggio interiore in cui il bianco e il nero si incontrano e tali colori erano i più adatti a rappresentare l'astrazione e la sintesi di tutto il pensiero. Laddove invece ritenevo necessario riportare l'attenzione sul momento presente, nel qui e ora, ho selezionato i colori primari opportunamente combinati per ottenere diverse tinte e tonalità, ponendo in particolare enfasi sul netto contrasto tra la luce e l'oscurità, considerandole la natura stessa di tutto il creato con cui l'essere umano è in relazione perpetua. Tutto appare e scompare come luce di lampo. Ciò detto, ho ritenuto altrettanto essenziale l'inserimento della raffigurazione di almeno un elemento naturale come simbolo della realtà circostante l'individuo stesso, e la mela per me è stato il termine di paragone più adatto in virtù della sua natura semplice, riconoscibile, per le sue equilibrate capacità nutritive, per la nettezza cromatica, la morfologia perfetta a rappresentare, sia pur simbolicamente, il campo di energia universale che origina e alimenta l'intera creazione nelle sue infinite possibilità e forme, immaginando che questa forza esplosiva origini da un centro qualunque nell'universo, espandendosi per poi tornare al proprio centro con un moto perpetuo e incessante. La trilogia delle mele è in coda al ciclo pittorico, come sintesi conclusiva di tutto il pensiero fin qui esposto, riconoscendo che la realtà percepita dialoghi con l'uomo
attraverso un linguaggio fortemente simbolico e allo stesso tempo che esiste una relazione costante e inscindibile in tutto ciò che è creazione, in qualunque forma, condizione, tempo, dimensione, ed infine che sussista uno spirito intelligente che è alla base della creazione. Le idee che la mente del singolo individuo considera proprie potrebbero in realtà preesistere in uno spazio al di fuori della mente stessa, dal quale originano tutte le manifestazioni tangibili dell'esistenza. Potrebbero configurarsi tali idee come i frammenti di un unico gigantesco campo elettromagnetico informato. Se così fosse, sarebbe plausibile pensare che esista una sintonica correlazione fra le facoltà biologiche della mente umana di ciascun individuo e questo campo, distinto da essa, ma non separato, che consente l'accesso potenziale a tutte le informazioni in esso contenute. La vastità e complessità di tali informazioni, che sono la natura stessa del campo da cui origina il tutto, merita l'appellativo di divino, nel senso che la piena comprensione di tutto ciò che lo riguarda resterà probabilmente per chissà ancora quanto tempo un mistero assoluto, al di là di ogni possibilità umana. Dunque il divino non è possibile conoscerlo davvero e di conseguenza definirlo chiaramente, se non nella misura in cui se ne intuisca un qualche frammento e lo si sperimenti attraverso gli organi sensoriali. Istintivamente l'essere umano, nell'atto intuitivo di intercettare dal campo una qualche informazione, generalmente rivolge il proprio sguardo verso l'alto, dal momento che ne comprende la vastità sconfinata oltre l'immaginazione che percepisce di se stesso. In virtù di questa stretta relazione fra l'invisibile e il visibile, l'essere umano rende tangibili i propri pensieri, le intuizioni sul piano denso della materia. Di conseguenza, in tal senso, ogni aspetto dell'esistenza può essere riconsiderato attraverso una visione laterale delle cose, una visione nuova, che porti costantemente l'attenzione è rivolta in avanti, è rivolta a tutto attorno, sempre, simultaneamente, con una coscienza più ampia. Tutto è come appare e allo stesso tempo non è solo così come sembra a ciascuno. Posti di fronte alle riflessioni sul grande mistero della vita e simultaneamente sul senso che potrebbe avere la propria esistenza, giungo ad un'unica conclusione possibile, ovvero che le stesse leggi che governano l'universo debbano governare l'andamento ciclico della vita di ogni singolo essere vivente e non vivente. Pertanto la propria esistenza, d'ora in avanti, assumerà un valore più elevato di dialogo costante fra due mondi, il visibile e l'invisibile, che si consuma mediante le esperienze vissute a seguito delle quali si accresce e si aggiorna la propria coscienza sulla realtà, aumentando la consapevolezza sull'unità imprescindibile del tutto nel tutto.
Raggiunta una sufficiente maturità di pensiero in tal senso, è auspicabile vivere nel quotidiano l'esperienza della interdipendenza esistente fra tutte le cose, scambiando coi propri simili i dati ricavati durante le ricerche nel momento presente, nel qui ed ora, in nessun altro luogo o tempo, se non l'istante medesimo della riflessione stessa, così che tutto non resti solamente un astratto tentativo di conoscenza personale. E in tal modo è possibile trasmutare la conoscenza in sapienza, sapere con consapevolezza, rivalutando la propria individuale esistenza, che è legata strettamente alle sorti del mondo circostante, in cui ogni cosa è funzionale alla sopravvivenza di tutto il creato. Prima o dopo l'essere umano diviene più sensibile ed intravede nelle forme naturali proprio quello spirito intelligente che è la vera matrice di tutte le leggi della creazione e del creato stesso. Lo spirito, prima che divenire forma, è pura energia potenziale e attraverso questa potentissima forza tutte le informazioni contenute nel campo quantico universale si organizzano, divenendo prodotti della creazione, dotati di caratteristiche specifiche, di forme e natura. A questo punto è molto più chiaro come nel fenomeno della luce stessa ci sia da intendersi un fuoco che alimenta la vita e ogni cosa percepibile al di là delle varie forme nel loro manifestarsi, precedendole in un certo senso. È anche vero che proprio grazie alla luce l'essere umano può fare esperienza di tutto ciò che lo circonda nello specifico e nella somma del tutto, e la luce è essa stessa un insieme. Differenti lunghezze d'onda della radiazione luminosa, la cui sintesi additiva esprime alla massima luminosità del colore il bianco. Allo stesso modo, in queste riflessioni ho tentato di riconsiderare il fenomeno opposto della sintesi sottrattiva di tutti i colori della luce da cui scaturisce il nero, come solo un apparente fenomeno di assenza di luce, consapevole che ogni attributo sui colori è la risultante di un dato visivo specifico, che è in relazione alle qualità e alla natura percettiva specifica dell'organo visivo umano sulla realtà percepita. Quello che infine resta indiscutibile verità è ancora una volta l'unità inscindibile di tutto ciò che è creato. Infatti, un fenomeno non esisterebbe senza l'altro. Perché allora non considerare il buio e la luce come una unità, essendo aspetti entrambi di un'unica manifestazione divina che origina il tutto secondo proprie leggi? Dell'uno non si potrebbe fare esperienza senza l'altro e viceversa. Tutti gli altri colori visibili all'occhio umano riflettono e sono a loro volta riflessi dalle forme create in relazione stretta all'osservatore e all'oggetto osservato in un dato tempo, luogo, organo sensoriale specifico e distinto tra i vari regni. La fede ragionata sull'esistenza e la persistenza di uno spirito intelligente che anima ogni cosa, determinandola in modo specifico, mette a tacere ogni diatriba sul tema della trascendenza
o immanenza del tutto, in quanto che entrambi le definizioni sono, a mio avviso, corrette e giungono in fondo alla medesima verità, ovvero che ogni forma della creazione è se stessa e nel contempo un frattale dello sterminato ed eterno spazio del divenire della creazione, del quale porta al proprio interno tutte le informazioni possibili.